Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa tantissimo, perché ogni volta che ne accenno, le vostre domande e la vostra curiosità si fanno sentire forte e chiaro. Oggi, miei cari, parleremo di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, la coppia che ha fatto sognare milioni di persone con la serie Kara Sevda. Ora, so cosa state pensando, ma cosa c'è di nuovo? Di loro si è detto e scritto di tutto. Ed è vero, avete ragione. Ma oggi non vi riproporrò le solite chiacchiere. No. Oggi andremo a scavare più a fondo. Cercheremo di capire cosa si nasconde dietro quel successo planetario, dietro quelle interpretazioni magistrali, dietro quegli sguardi che sembravano bucare lo schermo. Perché, diciamocelo chiaramente, c'è sempre qualcosa in più da scoprire, soprattutto quando si parla di star di questo calibro. Quindi preparatevi, mettetevi comodi, prendete popcorn e bevanda preferita, perché questo video sarà ricco di informazioni, retroscena e, perché no, anche qualche succosa indiscrezione. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime sorprese. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo di Burak e Neslihan. Parliamo subito della troppa pressione. E qui, ragazzi, dobbiamo fare una distinzione importante. La pressione mediatica è una cosa, e quella, diciamocelo, entrambi l'hanno sempre gestita piuttosto bene. Burak, con il suo fascino da divo, sembra quasi nato per stare sotto i riflettori. La sua presenza magnetica, l'abilità di sorridere davanti alle telecamere anche quando probabilmente non ne ha la minima voglia, sono qualità che fanno parte del suo DNA. Fin dagli esordi della sua carriera, Burak ha saputo navigare nel mare agitato del gossip e dell'attenzione pubblica con una certa disinvoltura. Neslihan, invece, pur essendo più riservata, ha sempre dimostrato una grande professionalità e capacità di gestire l'attenzione del pubblico. C'è una delicatezza, un'eleganza naturale nel suo modo di comportarsi che la rende affascinante e misteriosa allo stesso tempo. Anche lei, a suo modo, ha imparato a proteggere la sua privacy senza rinunciare al rapporto con i suoi fan, un equilibrio non facile da raggiungere. Ma la troppa pressione di cui voglio parlare oggi è un'altra, è quella interna, quella che deriva dalle aspettative. Pensateci un attimo, Kara Sevda è stato un successo incredibile, un vero e proprio fenomeno mondiale. Ha superato i confini della Turchia per conquistare il cuore di spettatori in ogni angolo del pianeta. Ricordo ancora i messaggi che ricevevo da fan in America Latina, in Europa, in Asia, tutti accomunati dalla passione per Kemal e Nihan, e dalla speranza di vedere la loro storia d'amore trionfare. I loro personaggi, Kemal e Nihan, sono diventati iconici, simbolo di un amore tormentato e impossibile. Il pubblico si è talmente immedesimato in loro che ha iniziato a proiettare questa immagine anche nella vita reale. E qui, secondo me, è iniziato il problema. Burak e Neslihan si sono trovati improvvisamente a dover interpretare un ruolo che andava ben oltre il set. Dovevano essere Kemal e Nihan anche fuori dallo schermo. Dovevano alimentare il sogno di un amore perfetto, un amore che, però, esisteva solo nella finzione. I fan volevano vederli insieme, innamorati, felici, proprio come i loro personaggi. E questo, inevitabilmente, ha creato delle tensioni. Immaginate la difficoltà di dover gestire la propria vita privata sapendo che ogni vostro gesto, ogni vostra parola, viene analizzata, interpretata e spesso distorta per confermare un'immagine preconfezionata. Non potevano permettersi un passo falso, un'uscita fuori posto, una semplice scaramuccia che, se amplificata dai media, avrebbe potuto deludere le aspettative di milioni di persone. La pressione era costante, soffocante, e probabilmente ha messo a dura prova la loro amicizia e la loro professionalità. E questo, ragazzi, è un aspetto che spesso viene sottovalutato quando si parla di celebrità. Si tende a dimenticare che dietro i sorrisi patinati, dietro i vestiti firmati, dietro la fama e il successo, ci sono persone con i loro problemi, le loro fragilità e le loro difficoltà. Poi, c'è un altro aspetto da considerare, la chimica sul set. E qui non possiamo negare l'evidenza, tra Burak e Neslihan c'era un'alchimia incredibile. I loro sguardi, i loro silenzi, le loro interazioni erano carichi di una tensione palpabile, un'energia che catturava lo spettatore e lo faceva sognare.
Ricordo ancora le scene in cui Kemal e Nian si ritrovavano dopo anni di separazione, quegli sguardi intensi, carichi di desiderio e di rimpianto, che sembravano raccontare una storia ben più complessa di quella scritta nel copione. Era chiaro che tra loro c'era cosa di speciale, una connessione profonda che andava al di là della semplice recitazione. Ma questa chimica, che era un punto di forza della serie, potrebbe aver creato anche qualche difficoltà nella vita reale. Perché, diciamocelo, quando si lavora a stretto contatto con qualcuno, soprattutto se c'è una forte attrazione, è difficile mantenere una linea di demarcazione netta tra la vita professionale e quella privata. E questo può portare a fraintendimenti, gelosie, incomprensioni. Non sto dicendo che ci sia stato qualcosa di più tra Burak e Neslihan, non ho le prove per affermarlo con certezza. Ma è innegabile che la loro relazione professionale sia stata influenzata dalla forte carica emotiva che Kara Sevda ha generato. Le lunghe ore passate insieme sul set, le scene romantiche da interpretare, la necessità di creare una forte intimità emotiva per rendere credibile la storia d'amore tra Kemal e Nian. Tutto questo ha contribuito a creare un'atmosfera di grande intensità che potrebbe aver reso difficile distinguere tra realtà e finzione. E in un contesto del genere, è facile che nascano malintesi, soprattutto se si considera che entrambi erano già impegnati sentimentalmente durante le riprese. Burak, infatti, era fidanzato con Fariye Evcen, che poi è diventata sua moglie, mentre Neslihan era sposata con Kadir Dulu. La presenza dei loro partner, inevitabilmente, ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla situazione, creando dinamiche delicate e potenziali fonti di conflitto. Nonostante la loro professionalità, è plausibile che abbiano dovuto fare i conti con momenti di tensione e di imbarazzo, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del lavoro e la tutela della loro vita privata. E qui arriviamo al punto cruciale, la verità sconvolgente. Ora, non aspettatevi scoop clamorosi o rivelazioni scottanti. Non ho intenzione di svelare segreti inconfessabili o di alimentare pettegolezzi infondati. La verità sconvolgente di cui voglio parlare è molto più sottile, più profonda. È la verità che si cela dietro le apparenze, dietro i sorrisi di circostanza, dietro le dichiarazioni patinate. È la verità che spesso i media non raccontano, perché preferiscono concentrarsi sul gossip e sulle speculazioni. La verità sconvolgente è che Burak e Neslihan, come tutti noi, sono esseri umani, con le loro fragilità, le loro insicurezze, le loro paure. Sono persone che hanno dovuto affrontare una pressione enorme, che hanno dovuto gestire un successo travolgente, che hanno dovuto fare i conti con le aspettative del pubblico e dei media. E questo, inevitabilmente, ha lasciato un segno. Li ha cambiati, li ha messi alla prova, li ha costretti a fare delle scelte difficili. Non credo che ci sia stata una vera e propria rottura tra loro, un litigio furibondo o un tradimento clamoroso. Non ho motivo di credere che abbiano smesso di stimarsi e di rispettarsi. Credo, semplicemente, che a un certo punto si siano resi conto che non potevano più sostenere il peso di un'immagine che non corrispondeva alla realtà, che avevano bisogno di spazio, di tempo per se stessi, per ritrovare un equilibrio e per capire cosa volevano veramente dalla vita. La fine di Kara Sevda ha segnato la fine di un'era, un momento di svolta nelle loro carriere e nelle loro vite personali. Forse hanno capito che era il momento di voltare pagina, di intraprendere nuove strade, di mettersi alla prova con progetti diversi. Forse hanno sentito il bisogno di allontanarsi dall'ombra dei loro personaggi, di dimostrare di essere capaci di interpretare ruoli diversi, di esprimere il loro talento in modi nuovi e inaspettati. E questo, secondo me, è un atto di grande coraggio. Perché non è facile rinunciare al successo, alla popolarità, all'immagine patinata che si è costruita nel tempo. Ma a volte è necessario farlo per preservare la propria integrità, per proteggere la propria salute mentale e per ritrovare la serenità. È un atto di onestà verso se stessi e verso il proprio pubblico, un modo per dire: sono una persona vera, con i miei limiti e le mie aspirazioni, e ho il diritto di vivere la mia vita come meglio credo. Quindi, la prossima volta che vedrete una foto di Burak e Neslihan, o che leggerete un articolo che parla di loro, cercate di andare oltre l'apparenza. Cercate di immaginare cosa si nasconde dietro quei sorrisi, quali sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare, quali sono i sacrifici che hanno dovuto fare per arrivare dove sono arrivati. Cercate di capire che la loro vita non è una favola, ma una realtà complessa e sfaccettata, fatta di gioie e di dolori, di successi e di fallimenti, di amori e di delusioni.
E cercate di ricordarvi che, prima di essere star del cinema o della televisione, sono persone come noi, con i loro pregi e i loro difetti, con le loro gioie e i loro dolori. Ed è proprio per questo che li ammiriamo e li rispettiamo. Perché, nonostante tutto, hanno saputo rimanere fedeli a se stessi, hanno saputo affrontare le sfide con coraggio e determinazione, hanno saputo ispirare milioni di persone con il loro talento e la loro passione. Hanno dimostrato di essere capaci di superare gli ostacoli, di rialzarsi dopo le cadute, di reinventarsi e di continuare a sognare. In conclusione, ragazzi, abbiamo visto come la pressione del successo, le aspettative del pubblico e la chimica sul set possono influenzare la vita di due star come Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Abbiamo cercato di andare oltre le apparenze, di capire cosa si nasconde dietro i sorrisi e le dichiarazioni patinate, e di ricordare che, prima di essere personaggi pubblici, sono persone come noi. Abbiamo analizzato le dinamiche complesse che si sono create durante le riprese di Karasevda, e abbiamo cercato di capire quali sono state le conseguenze sulla loro vita personale e professionale. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se così fosse, vi invito a lasciare un commento qui sotto, a dirmi cosa ne pensate, se avete altre curiosità o se volete che approfondisca qualche aspetto in particolare. Mi piacerebbe sapere qual è la vostra opinione su Burak e Neslihan, e se anche voi avete percepito la forte chimica che c'era tra loro sul set. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tantissime sorprese. Ho in mente di realizzare altri video sui vostri attori e serie preferite, quindi non esitate a suggerirmi i vostri argomenti preferiti. Un abbraccio grande a tutti e alla prossima!